Lei è Eris, una tartaruga marina di 30 kg caduta erroneamente nelle reti di un peschereccio lo scorso febbraio al largo di Cesenatico. Oggi, dopo qualche mese di riabilitazione, è pronta per tornare in mare. Alcune persone sembrano non aver capito un'importante lezione di vita. La natura può vivere senza uomo, ma l'uomo non può vivere senza natura. Ad averla capita bene è invece la Fondazione Cetacea, istituita nel 1988 a Riccione, che si occupa della conservazione dell'ambiente marino, soprattutto adriatico, attraverso attività di educazione, divulgazione e conservazione. Alice, raccontami della Fondazione Cetacea, di cosa si occupa. Ci occupiamo della conservazione dell'ecosistema marino in generale e soprattutto tramite progetti che si occupano della salvaguardia del mare. Più nello specifico siamo conosciuti perché curiamo le tartarughe marine e i cetacei. In questo momento la nostra sede si trova nella periferia di Riccione, ci ritroviamo a avere 20 tartarughe al centro di recupero, quindi abbiamo praticamente finito lo spazio a disposizione. Un obiettivo che abbiamo a stretto giro è quello di trasformare l'ex delfinario di Rimini, che è stato un luogo che ha subito delle indagini, un processo e alla fine delle condanne per maltrattamenti. Abbiamo partecipato a un bando di gestione per poterlo trasformare appunto da un luogo di sfruttamento e di tortura in un luogo invece di cura degli animali. In questo momento abbiamo 21 esemplari, generalmente possiamo arrivare anche quasi il doppio, diciamo che possono andare dai 40 a 70 esemplari all'anno circa. Abbiamo principalmente come nostri pazienti tartarughe caretta caretta, che è la tartaruga marina comune, quella più diffusa nel bacino adriatico. Innanzitutto si trovano nella nostra zona dell'Alto Adriatico perché è una zona di alimentazione, una delle più importanti di tutto il Mediterraneo. Un esempio di caso normale di ricovero in ospedale è proprio Eris, un esemplare che abbiamo in questa vasca che è stata catturata nelle reti a strascico qualche mese fa. Il motivo principale di ricovero da noi è proprio questo. Principio di annegamento dovuto all'attività di pesca a strascico. Questa addirittura ha 2 lettere incise, quindi una crudeltà. Sì, questo è stato veramente uno dei casi, fra i casi più brutti, non per le ferite dell'animale, per la crudeltà con cui queste sono state inferte. Di solito quando gli animali arrivano con delle lacerazioni o ferite è più un discorso di sfortuna, di incontro accidentale o con attrezzi da pesca o con eliche da imbarcazioni. Invece qui c'è proprio la volontà umana di far del male in un animale, cioè incidere le iniziali su un essere vivente che non può difendersi. Molti anni fa, quando le temperature del mare, soprattutto nelle nostre zone che abbiamo i fondali bassi, in inverno erano troppo fredde per loro, le tartarughe marine migravano, quindi andavano in altre zone. Adesso non più, la temperatura del mare è aumentata anche nei periodi invernali, quindi permangono di più proprio perché, come ti ho detto, è una zona di alimentazione per loro e quindi quando ci sono quei forti sbalzi di temperatura che ormai accadono sempre più spesso, loro si trovano impreparate e non riescono a spostarsi in tempo, quindi proprio rimangono congelati, soprattutto gli animali più piccoli. Laura, dai Gigia, forza. Lauretta, vieni su, dai. Lei è in fisioterapia da un anno. Ha urtato qualche chiglia, qualche scoglio, qualche cosa che gli ha provocato questa paralisi momentanea delle pinne anteriori. Cerco di ricordarle, sempre che sia una femminuccia non lo sappiamo, che le 2 pinne anteriori devono muoversi esattamente come le inferiori. La tartaruga mi permette di utilizzare i sentimenti e le sensazioni per arrivare alle persone. Credo che questo sia il modo perché i messaggi rimangono più impressi. Vi spiego meglio.
E la tartaruga è un mezzo per spiegare alle persone i problemi che affliggono il nostro mare, il problema dell'inquinamento, il problema dei rifiuti e tutti i problemi derivanti dal cambiamento climatico. Per noi gli animali che curiamo, al di là del fatto di essere animali molto belli, animali che hanno una storia incredibile, sono soprattutto persone non umane, cioè soggetti che hanno subito dei danni e ai quali noi possiamo ridare una possibilità di vita. Qualcuno può pensare che sia superfluo salvare tartarughe marine o quantomeno che ci siano emergenze più urgenti di cui occuparsi. Trascorrendo questi giorni con la Fondazione Cetacea mi sono reso conto che a guidarli non è certamente la volontà di fare qualcosa di eroico, ma la profonda convinzione che la salvezza del mondo è alla nostra portata e parte dal prendersi cura del compimento delle cose incompiute. Essere convinti che anche il prendersi cura di una tartaruga spiaggiata possa aiutare a rimettere a posto i pezzi di questo mondo. Credere nelle piccole cose, quelle apparentemente superflue e comuni, ma crederci con una dedizione fuori dal comune. Dopotutto il mare stesso è formato da tante piccole ma indispensabili gocce. Sono orgoglioso del lavoro che facciamo, ma sono orgoglioso soprattutto dello spirito che ci porta a fare questo lavoro, che è uno spirito di servizio e di cura, che è fondamentale.